Salve a tutti, questa è una calcolatrice Everest Z5 del 1952. Veniva prodotta dalla Serio, un'azienda italiana con sede a Crema, nel nord Italia. L'azienda Serio cominciò la sua attività negli anni '20 del secolo scorso, in alcuni edifici precedentemente usati per fabbricare ferri di cavallo. Iniziarono a costruire grammofoni e poi macchine da scrivere. All'inizio degli anni '40 cominciarono a costruire queste calcolatrici meccaniche della serie Z e nel 1952 viene prodotto questo modello Z5. È una calcolatrice meccanica, quindi tutte le parti interne sono parti meccaniche, niente elettronica. E si vede da questo catalogo dei pezzi di ricambio, ci sono solo parti meccaniche. Della Everest ho anche questo catalogo, che è un po' particolare. Ogni pezzo è disegnato a mano, mantenendo anche la prospettiva. I codici sono stati poi aggiunti con la macchina da scrivere. Poi è stato ciclostilato. È praticamente un'opera d'arte. Ci avranno messo mesi per farlo. Quindi vediamo come funziona questa calcolatrice. Ci sono 3 display. In questo display vengono mostrati i numeri che digitate. Inserite un numero con la tastiera. Quando girate la manopola in senso orario, il numero viene aggiunto e compare nel display sopra. Il display qui a destra è il contatore delle operazioni. Qui a destra ci sono le leve per il reset dei display. Questa leva lunga è il reset del display della somma dei calcoli. Questo è il reset del contatore e questo il reset dell'ultimo display. L'addizione è facile. Tramite la tastiera scrivete il numero e girate la manopola. Il display sotto si azzera e il numero compare sopra. Digitate l'altro numero che si somma al numero digitato prima e il display sotto si azzera ancora. Ecco qui la somma. La sottrazione è simile. Digitate un numero, girate la manopola. Poi digitate il sottraendo e girate la manopola nell'altra direzione. Ecco il risultato. Se volete fare una moltiplicazione, spostate il cursore rosso. A questo punto, quando aggiungete un numero, non si azzera più, vedete? Quindi se volete moltiplicare per 4 questo numero, semplicemente girate 4 volte la manopola e il risultato appare al solito posto. Eccolo qui. E nel contatore qui potete controllare il numero delle operazioni. Diciamo che però dovete moltiplicare questo numero per 342. Non è pratico girare 342 volte la manopola, quindi si può fare così. Digitate il numero qui come al solito, poi girate 2 volte la manopola per il 2. Spostate il carrello con il bottone qui sotto, girate la manovella 4 volte per il 4, spostate il carrello con il bottone qui sotto e girate la manopola 3 volte. Ecco qui il risultato. Ora vediamo la divisione. Imposto il dividendo qui e premo il tasto diviso. Il carrello si sposta automaticamente a sinistra per permettermi di usare più decimali possibile. Giro la manovella in senso orario, azzero il display, imposto il divisore e premo il tasto diviso. Il carrello si sposta tutto a sinistra. 256 è meno di 563, quindi sposto il carrello. Ora c'è 2567, quindi posso procedere. Giro la manovella in direzione della sottrazione, antiorario. La giro 4 volte. Ora il numero 315 è minore del 563. Se girassi ancora, il campanello mi avvertirebbe che sono andato in negativo e quindi giro la manovella nell'altro senso. Ecco qui di nuovo il 315.
quindi sposto il carrello con il bottone sopra e ricomincio le sottrazioni in senso antiorario. Di nuovo il 337 è minore del 563 e sposto il carrello ancora. Giro ancora la manovella in senso antiorario 6 volte, ora il display sopra è tutto a 0 e il calcolo è finito. E il 6 è l'ultima cifra della divisione. Ecco qui il risultato 456. Ecco fatto, dopo tutto l'uso è piuttosto semplice. Ha un design particolare sviluppato in verticale anziché in orizzontale come siamo abituati, ma la trovo comunque abbastanza comoda da usare. La serie faceva anche macchine da scrivere, se vi interessa qui c'è un video. Buona giornata.